Carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi vi parleremo in questo filmato di come fare una buona congelazione in ambito domestico. Per prima cosa dovete avere a disposizione un congelatore o un frigo congelatore che abbia la simbologia, lo stemma delle 4 stelle, altrimenti non è adatto per fare una buona congelazione domestica. La regola principale che bisogna seguire in questo caso è che la congelazione deve cercare di avvenire nel minor tempo possibile. Per ottenere una rapida congelazione bisogna seguire alcune semplici regole. La prima è quella di cercare di fare delle porzioni dei vostri alimenti le più piccole possibili e poi quando deponete queste porzioni nel congelatore dovete cercare di non ammucchiarle, ma di lasciare tra una porzione e l'altra dello spazio. E poi è bene non congelare grandi quantità di prodotto, di alimento tutte insieme, perché dovete tener conto del potere congelante del vostro congelatore. Cioè, questa è una caratteristica tecnica del congelatore, dovete sapere il vostro congelatore quanti chili di prodotto è in grado di congelare in 24 ore e quindi dovete sempre cercare di stare al di sotto di questa quantità. Questo dato lo potete reperire nelle caratteristiche tecniche del congelatore stesso. E poi è molto importante quando congelate gli alimenti di congelarli già puliti, cioè per dire dovete togliere tutto il grasso in eccesso, dovete eviscerare, togliere tutte le parti non edibili in pratica, poi lavarlo e congelarlo. L'altra cosa molto importante sono gli involucri che utilizzate per incartare questi prodotti. Quindi vanno utilizzati degli involucri che chiaramente fanno passare bene il freddo e non impediscono il freddo di arrivare nel prodotto. Quindi magari non utilizzate mai vaschette di polistirolo, oppure non utilizzate mai la carta che vi dà il vostro macellaio o il vostro pescivendolo. Invece vanno molto bene le bustine, quelle adatte proprio per la congelazione, oppure la pellicola trasparente, oppure la pellicola di alluminio. L'ultimo accorgimento da seguire è poi questo qua. Quando voi introducete i prodotti nel congelatore, se il congelatore è dotato del tasto Super Frost, lo dovete azionare, così la congelazione è più rapida. Invece se il vostro congelatore non ha il tasto del congelamento rapido, ma ha un cassetto predisposto al congelamento rapido, e lo potete vedere perché sul cassetto c'è indicato, quindi c'è scritto o Fast Freeze o Super Freeze. Quindi se c'è questo cassetto, voi dapprima dovete introdurre gli alimenti in questo cassetto e poi una volta congelato li potete anche spostare. Allora, quindi abbiamo detto che la congelazione deve essere rapida e abbiamo detto quali sono gli accorgimenti per ottenerla. Ora però vi domanderete perché la congelazione deve essere rapida. Voi dovete pensare che, come tutte le cose, gli alimenti sono costituiti da cellule, quindi se la congelazione è lenta, il liquido cellulare, formando i cristalli di ghiaccio, essendo la congelazione lenta, questi cristalli di ghiaccio avranno il tempo di espandersi e quindi di rompere la membrana cellulare, con conseguente fuoriuscita del liquido cellulare, il quale liquido è quello che mantiene, che contiene le qualità, le caratteristiche nutritive, le proprietà nutritive dell'alimento. Invece se la congelazione è rapida, i cristalli di ghiaccio formandosi non hanno il tempo di espandersi e quindi non hanno il tempo e il modo di rompere la membrana cellulare e quindi questa potrà mantenere il liquido al suo interno e quindi l'alimento manterrà al massimo le sue sostanze nutritive. Carissimi amici, per oggi abbiamo finito qui, spero di essere stato utile e ci vediamo al prossimo filmato dove parleremo di come scongelare al meglio i nostri alimenti che abbiamo appunto congelato oggi. Quindi di nuovo grazie a tutti e arrivederci.